Non riesci a fare a meno di Radio Rossonera? Acquista subito i nostri nuovi prodotti. Troverai sacchette, magliette in varie taglie e colori, felpe, tazze e tanto altro col nostro logo. Clicca subito il link in descrizione e porta Radio Rossonera sempre con te. Ben ritrovati a tutti amici di Radio Rossonera, buongiorno qui dalla radio 27 febbraio del 2025, giovedì, giorno di partita, stasera alle 20:45 c'è Bologna-Milan e quindi vi accompagneremo da adesso in pratica fino alle 23:45 quando chiuderà il post partita, essendo il post iniziato alle 23. Saluto Beatrice Sarti, ciao Bea. Ciao a tutti, buongiorno. Allora Bea, ci sono due temi sul piatto. Da un lato l'attualità, cioè quello che succederà questa sera a Bologna, con il Milan chiamato più o meno all'ultima chance o giù di lì per non abbandonare il treno Champions, perché insomma i 3 punti ultime, diciamo che stasera ma anche domenica con la Lazio. Sì. Sì, assolutamente sì. Dall'altra c'è l'intervista totale di Sandro Tonali. Ieri ne era uscita una parte, oggi ne è uscita la totalità sul magazine U di Repubblica e quindi ne andremo a leggere qualche passaggio. Ovviamente quella, la parte legata al Milan, l'intervista invece è molto più lunga, parla anche della sua squalifica, di come l'ha vissuta, delle sue origini a Sant'Angelo, insomma è più su Sandro più che su Tonali, mentre noi leggeremo, ovviamente essendo qua per pochi minuti, la parte sul Milan. Da che cosa vuoi iniziare? Ma direi di iniziare con Sandro. Meglio forse. Allora, questa è quella che era già uscita ieri, la leggiamo velocemente, ma la trovate anche questa sul magazine. Mi è capitato di pensare a quando potevo andare all'Inter, non ho mai accettato l'idea, non perché non sia una squadra forte, ma perché non mi reputavo felice al 100%. Ogni giorno se ne parlava, sentivo il mio procuratore e i miei dubbi erano sempre più grandi. Era la grande montagna che non volevo scavalcare, fino a quando è arrivata la chiamata di Paolo Maldini ed è cambiato tutto. Mi ha fatto felice, da lì poi ho detto o vado al Milan o resto al Brescia. Me l'ha trasmesso mio papà, questo legame fortissimo col Milan, facevo colazione con la tazza rossonera di Gattuso e quando si è rotto ho costretto mia mamma a sistemarla pezzettino per pezzettino. Quando poi il trasferimento si è concretizzato ho chiesto a Rino il permesso di indossare la sua maglia numero 8. Vabbè, queste più o meno le avevamo già viste ieri. Questo l'avevamo visto storia ieri. Della tazza, se qualcuno se l'è persa, c'è sul video che avevamo fatto su Sandro a Sant'Angelo direttamente, lo trovate qui sul canale, quindi se scrivete tipo Tonali sul canale di Radio Rossonera trovate lo speciale che c'è qui sul canale, su quello che è stato la sua infanzia. Sono tante interviste a ex allenatori, gente che l'ha conosciuto, amici, responsabili di Milan Club, insomma tante persone che gli hanno voluto bene, gli vogliono bene, non gli hanno voluto bene. Andiamo avanti? Sì, anche perché devo dire che questa grafica riporta le parole che abbiamo letto ieri. Non c'erano dubbi, credo, sul legame di Tonali con il Milan, sul suo essere milanista, sul suo aver preferito il Milan all'Inter, come non c'erano dubbi su quello che leggeremo ora. Andiamo avanti. Allora, gli viene chiesto, da potenziale capitano simbolo del Milan, lei è stato ceduto al Newcastle. Non esiste più il calcio delle bandiere. Risposta, è difficile, non puoi decidere da solo. È un mondo con tanti soldi, per i calciatori e per i club. Quando dici no, deve esserci anche il no del club. Nelle trattative è difficile che ci siano 2 no o 2 sì. C'è sempre un sì e un no. Nelle grandi squadre con tanti soldi in ballo, la bandiera diventa un'utopia. Con il mio trasferimento da una parte ho tolto, dall'altra ho dato, aiutando il Milan a tenere il bilancio in attivo. Ora, io parlo magari della seconda parte. Sì. Io parlo della prima invece perché come vi ho detto non avevo grandi dubbi, non ho mai avuto grandi dubbi, ve l'ho provato a dire, ve l'abbiamo provato a dire anche all'epoca quando successe, poi ovviamente le campane sono tante, le versioni sono tante, però ragazzi e ragazze, onestamente pensare che Sandro Tonali volesse andare via dal Milan, sì qui che, come dice lui sulle bandiere, è un'utopia pensare che un ragazzo così,
che pensa le cose che abbiamo letto prima, che ha vissuto certe cose, che ha sofferto quando c'era l'Inter su di lui, volesse andare via per andare a Newcastle. Credo che, insomma, era abbastanza chiaro. Poi lui lo conferma, era giusto confermarlo, era giusto ribadirlo perché credo che i tifosi del Milan si siano meritati questa precisazione e anche lui è giusto che l'abbia fatto per il legame che l'ha legato al Milan e che lo legherà, credo, sempre. Io, guarda, colgo già tra virgolette, le risposte che troveremo qui nei commenti, perché alcune sicuramente, ma ci sta, non sto dicendo il contrario, qualcuno di voi sicuramente penserà, ma tanti altri in altre circostanze abbastanza simili hanno detto di no. L'ultimo in ordine di tempo è tipo Fikayo Tomori. Teo. Sì, vabbè, Teo col Como è un pochino più capibile perché abbia detto no. Io vi faccio un discorso abbastanza semplice. Qui non si tratta di una cessione come quella di Tomori a 20 milioni o poco più. Qui si tratta di una cessione che aiutava il Milan a fare mercato e a sistemare il bilancio, come ha detto Sandro, adesso tra poco lo commentiamo. E a questo punto le spinte per far accettare la destinazione al ragazzo non sono quelle normali, sono un pochino più abbondanti. Poi c'è un giocatore che ti dice no, mai nella vita, posso anche capire che magari uno si impunti alla morte, ma poi quel giocatore lì deve rimanere in quella squadra, deve rimanere in quella società, deve rimanere con quei dirigenti, deve rimanere in quell'ambiente lì. E Con va un bene, contratto. ci può stare con un contratto. Io in parte la campagna che è stata fatta su alcuni nostri giocatori negli ultimi mesi, mi dispiace, ma vederla sulla pelle di Sandro non me la sarei sentito. Da un certo punto di vista, vedere la campagna è abbastanza in parte denigratoria, in parte diciamo così, per andare a chiudere così dei rapporti. Non ce l'avrei voluta vedere con Sandro, forse a questo punto meglio così, perché beccarmi Mm. mesi di vocine e vocette anche. Però sai, con Sandro sarebbe stato molto più difficile. Non credo che Sandro l'avrebbe permesso. Non che gli altri lo permettano, però Sandro è un giocatore italiano che conosce i meccanismi del calcio italiano, conosce i meccanismi della stampa forse più di altri e non so se sarebbe stato così semplice. E lui ha troppo rispetto del Milan, ha troppo amore per il legame che lo lega ai tifosi del Milan, quindi non sarebbe stato così semplice come magari lo è per altri, però sì, devo dire che sarebbe stato abbastanza brutto. È brutto anche ora, su altri giocatori, però su Sandro. Però devo dire che nonostante tutto quello che è accaduto, perché poi sai, quando è uscita fuori la storia delle scommesse, per cui lui ha pagato, in questa intervista racconta come ha vissuto i mesi lontani dal campo. È ovvio che in quei giorni in tanti hanno invocato alla giustezza di questa cessione, però vedo che nonostante questo il legame davvero che ha questo ragazzo con i tifosi del Milan è molto forte. Io ho letto tutti i vostri commenti in questi giorni, me li avete scritti anche in privato. È bello vedere delle storie così, peccato che lui non sia più al Milan perché comunque è bello vedere delle storie così forti. Vabbè, poi ognuno ragazzi si fa l'idea che vuole, non è che ma c'è massima libertà. Io volevo chiudere un secondo su quello che ha detto in chiusura di questa risposta, cioè ha aiutato il Milan a tenere il bilancio in attivo. Siccome il Milan ha chiuso il bilancio in attivo quell'anno, proprio grazie alla cifra di Sandro Tonali, che poi abbiamo scoperto dal bilancio fosse di 58 e non come millantato 70-80. 70-80 tramite le solite vocine fatte andare in giro per addolcire. Perché ogni tanto poi, siccome le bugie hanno le gambe corte, piano piano poi arrivano sempre tutte. Arriverà anche quella della cessione di Tonali, basta solo aspettare sulla riva del fiume. Un passaggio sull'ultimo, poi andiamo alla probabile formazione di stasera. Gli viene chiesto, insomma, che lui è nato l'8 maggio, il stesso giorno di Franco Baresi, ha pensato al fatto che 40 anni dopo, dal 60 al 2000, insomma, c'era un giocatore che ha portato la fascia del Milan,
Le poche volte che hanno iniziato la fascia del capitano del Milan me le ricordo tutte, con l'Empoli, col Torino in Coppa Italia, col Chelsea in Champions League. 2 battute veloci con Franco su questo ci sono scappate. Eh, Ma è giusto, è è giusto normale così, è che giusto così. si ricordi di quelle volte, se le è godute, credo, e speriamo che prima o poi ce ne possano essere altre, dai, diciamo Mm. così. Andiamo a noi, eccoci qua. Eccoci qua. Beh, direi che la foto è abbastanza sintomatica invece di quello che siamo in questo momento. Milan spalle al muro, con Sesso al bivio, vincere a Bologna, addio Champions. Vabbè, insomma, giochiamo con Leao, Joao Felix, uno di due fuori, 4 punti, eccetera. Questo è il classico dilemma che ci accompagnerà. Sì. Bello il Milan adesso, mi piace. Eccoci qua. Con Maignan in porta, Jimenez, Ciao, Pavlovic e Hernandez, Fofana e Musa, Pulisic con Reinders in tre quarti, Leao a sinistra, Jimenez, Santi là davanti. Dovrebbe essere questa la formazione del Milan. I ballottaggi sono legati al fatto che ci possono essere le 4 punte, quindi con no. uno tra Fofana e Musa mi viene da pensare che possa uscire, uno tra Leao e Joao Felix che invece può uscire. Qui in questa viene dato fuori Joao Felix con Reinders in tre quarti, però questa dovrebbe essere la formazione più probabile, cioè quella che ha messo anche Gazzetta. Sì, c'è questo dilemma sul far giocare o meno i Fab Four, che fino ad ora onestamente non hanno portato grandi risultati fatti giocare insieme. Io mi auguro di vedere Reinders in tre quarti per avere un centrocampo un po' più solido, nonostante tante criticità che ha questo centrocampo con Fofana, Musa e Reinders, però spero di vedere più Reinders in tre quarti che l'ennesimo giocatore offensivo, anche perché Reinders è comunque un giocatore offensivo e in quella posizione secondo me quest'anno ha fatto meglio che dietro, quindi mi auguro che sia così, anche perché così hai una sorta di carta da giocarti in panchina. Partendo dal primo minuto tutti e quattro non è mai andata benissimo. No, per niente, credo che non abbiamo mai vinto con i 4 dall'inizio, mentre con i 4 a partita in corso abbiamo sempre vinto. Sì. Io 2 domande me le farei, ma Skorupski in porta, Calabria, Bökema, Lukumi e Lico Giannis in difesa, Freuler e Pobega, non Ferguson, in mezzo al campo con Ferguson sì che c'è ma va in tre quarti, con Ndoye e Orsolini dietro a Castro. Questo invece è il Bologna di Vincenzo Italiano. Non dovrebbero esserci qui granché cambi se non appunto capire se Ferguson nei 90 minuti quindi gioca, se no gioca Fabian, e l'altro cambio dovrebbe essere al massimo Orsolini perché anche lui è appena rientrato, quindi non sa se partire dal primo minuto o meno. Nel caso gioca Dominguez con Ndoye che viene a destra. Questo è il Bologna, è inutile che ci dilunghiamo troppo. Bea, dobbiamo vincere per tenere la Sì. fiamma accesa, altrimenti diventa quasi, non ti dico matematica, ma quasi, ma non perché non hai punti dalla Juve, dalla Lazio, non sto dicendo questo, ma abbiamo fatto 2 conti proprio spicci. Negli ultimi 8 anni chi è arrivato in Champions si è attestato intorno ai 70, 71, 72. Noi partiamo da 41, con la partita di Mamma stasera ne mia. mancano 13, con la partita tolta di stasera ne mancherebbero a quel punto 12, devi fare 30 punti in 12 partite se stasera va male. Praticamente devi vincere sempre. Devi vincere sempre. Ti puoi permettere due passi falsi ancora e poi vincerle tutte, altrimenti capite che... Guarda, io non dico sulla carta il Milan può vincere questa partita perché l'abbiamo detto tante volte e poi il Milan puntualmente ci smentisce. Io onestamente non mi aspettavo la partita di sabato, visti i proclami che dopo la Champions dobbiamo pensare solo al campionato, alla finale. Le partite vanno giocate tutte e forse questa stagione è partita sottovalutandola e forse si sta sottovalutando ancora ora la qualificazione alla Champions League, perché forse il fatto che manchino tante partite, che comunque gli avversari, nonostante i nostri inciampi, non ne approfittino così tanto, forse non si è ancora capito che rischi davvero, perché altrimenti non avremmo visto alcune partite che abbiamo perso, quindi non so, forse ancora non si è ben intuito questa cosa. Ripeto, forse è anche perché gli avversari
non hanno messo la quarta, non so, però a me dà questa impressione ogni tanto. Siamo arrivati in chiusura, ci ritroviamo lunch 13, talk 16 e poi il post partita come sempre alle 23. Poi il giorno dopo vi ricordo già che ci sarà alle 7 editoriale sulla partita, alle 9:30 la diretta con Chiama Milano, con le vostre telefonate. Bea, grazie. Grazie a voi. Se i tuoi bambini hanno un cuore rossonero e sognano di vivere la passione per il Milan come il loro papà, non perdere l'occasione di iscriverli al Milan Junior Camp di Sport Eventi, l'esperienza che avresti voluto vivere anche tu alla loro età. Con Sport Eventi, partner storico del Milan, i tuoi bambini potranno partecipare a camp estivi unici, pensati per ragazzi dai 6 ai 16 anni, in location mozzafiato come Cortina d'Ampezzo, Jesolo Lido, Lignano Sabbiadoro e l'Altopiano di Asiago. Allenamenti, tecniche di gioco e tanto divertimento. Una settimana di calcio, crescita e amicizia che i tuoi figli non dimenticheranno mai. Visita www.sporteventi.com e iscrivi subito i tuoi figli ai Milan Junior Camp di Sport Eventi e fai vivere loro un'esperienza che ricorderanno per sempre.